Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi questo cappello con la raffia. È possibile realizzare lo stesso cappello con qualsiasi materiale, può essere cotone, lana, qualsiasi materiale voi preferiate. La lavorazione della raffia è una lavorazione un po' più dura, quindi magari poco indicata per le principianti. Ma come vi ho appena precisato, potete realizzare lo stesso metodo e la stessa lavorazione con qualsiasi filato voi preferiate. Qualche giorno fa ho realizzato anche la borsa, vedete, abbinata al cappello, e nel box informazione trovate il link per realizzare anche la borsa, che può essere realizzata sempre in qualsiasi materiale. Per il nostro cappello ci occorrono circa 180 grammi di raffia. La raffia è stata offerta da Filati 3 Sfere Shop e nel box informazioni trovate il link per acquistarla direttamente. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube per non perdere nessuna notifica e nessun video. Inoltre vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, così potete condividere con me i vostri lavori. Adesso passiamo al tutorial. Iniziamo il tutorial con la raffia e uncinetto numero 4. Io inizio con un anello magico. Qui vedete il filo corto, semplicemente faccio un anellino in questa maniera qui, entro all'interno, mi aggancio al filo, vedete, in questa maniera qui, e inizio con una catenella. Questa catenella sarà solo per agganciarci, quindi non va contata. Entro all'interno e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Il filo, vedete, più corto semplicemente servirà per tirare e andare a chiudere il nostro lavoro. Una volta che abbiamo chiuso, vedete, sulla prima maglia bassa, quindi contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entriamo. E nel mio caso io lavoro a spirale, quindi lavoro la prima maglia bassa, quindi non chiudo il lavoro in modo che non si formi la cicatrice. A questo punto metto semplicemente, vedete, un marcapunti. In ogni punto lavorerò 2 maglie basse, quindi entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa, entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa, secondo gruppo di maglie basse, quindi nel secondo punto lavoriamo sempre 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto. Nel prossimo lavoro 2 maglie basse, in ogni punto, vedete, lavoriamo 2 maglie basse per ogni punto. Quindi 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e di nuovo 1 e 2. A questo punto, vedete, abbiamo un totale di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, perché lavorando 2 in ogni punto, i primi punti erano 8, adesso diventano 16. Adesso ad ogni riga cambieremo il tipo di lavorazione, quindi lavoreremo nella prossima riga una maglia bassa e un aumento, poi la riga dopo 2 maglie basse e un aumento e così via. Per ogni riga avremo un aumento di 8 punti. Quindi voi potete anche contare i punti se avete difficoltà ovviamente nella lavorazione. Quindi adesso tolgo, vedete, il marcapunti e inizio la prossima riga. Quindi abbiamo detto che per la prossima riga lavoreremo una
maglia bassa, marcapunti e nel punto dopo 2 maglie basse, quindi una e 2, che sarà ovviamente il nostro aumento. Quindi adesso andiamo a proseguire per tutta la riga alla stessa maniera. Nel primo punto lavoriamo sempre una sola maglia bassa, nel punto dopo, il secondo, 2 maglie basse, il nostro aumento. E così fino al marcapunti. Adesso tolgo il marcapunti e inizio con la riga degli aumenti. Quindi adesso lavorerò 2 maglie basse semplici, quindi lavoro la prima, vado a rimettere il marcapunti, metto questo modello qua più stretto, ecco perché non voglio che scappi, quello è un pochino troppo largo. Lavoro un'altra maglia bassa, e un aumento, quindi 2 maglie basse nel prossimo, 1 e 2, di nuovo 2 maglie basse, quindi una e un'altra nel prossimo, e nel terzo punto un aumento, 2 maglie basse, 1 e 2, e lavoriamo così fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove ho il marcapunti, dobbiamo iniziare la nuova riga di aumenti. Allora, io termino sempre, vedete, se lavorate in maniera corretta, terminerete sempre con l'aumento nel punto prima di iniziare la nuova riga. Adesso abbiamo lavorato 2 maglie basse e un aumento, adesso lavoreremo 3 maglie basse come si presentano, mettendo sempre il marcapunti sul primo, non vi dimenticate, e lavoreremo la seconda e la terza maglia bassa in ogni punto che segue, e nel quarto lavoriamo 2 maglie basse, quindi il nostro aumento, quindi 1 e 2. Quindi adesso andate a proseguire lavorando 3 maglie basse come si presentano e nel quarto un aumento, 2 maglie basse. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, adesso non dobbiamo fare altro che andare a completare per tutta la nostra altezza, aumentando sempre le maglie basse più l'aumento. Quindi se adesso abbiamo lavorato, vedete, nel giro precedente 3 maglie basse e un aumento, adesso lavoreremo 4 maglie basse e un aumento. Quindi lavoro la prima maglia bassa e ovviamente metto sempre il marcapunti. La seconda, la terza e la quarta maglia bassa. E nella quinta, vedete, lavoro il mio aumento, quindi 2 maglie basse. Quindi andate a proseguire per tutta la riga lavorando 4 maglie basse come si presentano e nella quinta 2 maglie basse. Quindi una volta vedete che abbiamo completato la riga con le 4 maglie basse e l'aumento, adesso dobbiamo continuare con 5 maglie basse, un aumento, la riga dopo 6 maglie basse, un aumento e così via fino ad arrivare alla nostra larghezza. Allora io ho proseguito fino ad arrivare ad un'altezza di 18 centimetri. Questa è una misura per un adulto, ovviamente donna, ok? Adesso a questo punto io ho lavorato fino a 8 maglie basse più un aumento. Adesso non dobbiamo fare altro che togliere ovviamente il nostro marcapunti e andare a proseguire semplicemente a maglia bassa. Quindi io entro, vedete, nel punto dove avevo il mio marcapunti, lavoro una sola maglia bassa e rimetto il marcapunti. Adesso entro in ogni punto e lavoro delle maglie basse come si presentano, quindi in ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa, quindi non aumentiamo più. Adesso io vado a fare dei giri di maglia bassa, quindi metto un marcapunti, vedete, metto un segno per capire
Quando toglieremo, vedete, questo marcapunti, io ne metto uno, anche qui va bene, vedete, perché io devo contare quante righe realizzo, in modo da dirvi praticamente dopo gli aumenti quante righe vado a realizzare. Io vado a fare dei giri di maglia bassa, quando abbiamo, vedete, il marcapunti, semplicemente lo togliamo e rimettiamo il nostro marcapunti. Quindi andate a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito con le mie righe per un totale, partendo, vedete, da dove ho messo il marcapunti, di 10 righe. In centimetri, dal centro fino all'ultima riga, ho 18 centimetri circa. Adesso voglio andare, io ho proseguito a maglia bassa senza realizzare nessun aumento. Adesso voglio andare a svasare praticamente un po' il cappello, che significa andare ad allargare leggermente il cappello per realizzare quella svasatura del classico cappello pescatura, diciamo. Questa è più o meno la tecnica. Adesso io tolgo il marcapunti, dove ho il marcapunti entro all'interno e realizzo una maglia bassa, rimetto il marcapunti, questa è la prima maglia bassa della lavorazione. Adesso realizzo 9 maglie basse e poi un aumento, quindi entro nel prossimo e realizzo un totale, quindi da dove ho il marcapunti realizzo un totale di 9 maglie basse, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie basse. E nel decimo punto, quindi nella decima maglia bassa, realizzo 2 maglie basse, un aumento, 1 e 2 nello stesso punto. Quindi adesso per tutta la riga lavoreremo 9 maglie basse come si presentano e nella decima maglia bassa un aumento, quindi 2 maglie basse, fino ad arrivare a dove abbiamo il marcapunti. Una volta vedete che ho completato la riga con gli aumenti, adesso devo realizzare una riga di maglie basse senza aumenti, quindi tolgo il marcapunti, all'interno realizzo la prima maglia bassa, rimetto il marcapunti e realizziamo una riga di maglie basse senza aumenti fino ad arrivare al marcapunti, quindi andate a realizzare una riga fino al marcapunti. Quando ho completato, vedete, la riga di maglie basse, dove abbiamo il nostro marcapunti, tolgo il marcapunti e realizzo una maglia bassissima in questa maniera qui e una catenella. Qui vado a mettere un marcapunti, così non ci confondiamo, e lo metto, vedete, non sulla catenella ma sulla maglia bassa, bassissima, diciamo. Ecco qua. Adesso guardate bene, io mi trovo qui, salto 2 punti, filo sull'uncinetto e inizio il punto ventaglio, quindi salto le 2 maglie basse, entro nella terza e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso conto 2 maglie basse, le salto ed entro nella terza e lavoro una maglia bassa. E così, vedete, si forma il primo ventaglio. Adesso di nuovo saltiamo, questo è il punto dove sono agganciata, vedete, salto 2 maglie, filo sull'uncinetto e nella terza maglia bassa lavoro di nuovo 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4,
e 5 maglie alte. E di nuovo vedete salto 2 punti e nel terzo entro e lavoro una maglia bassa. Quindi andate a proseguire per tutta la riga saltando sempre 2 maglie basse, nella terza lavoriamo 5 maglie alte, saltiamo di nuovo 2 maglie basse e nella terza una maglia bassa e così via per tutta la riga. Quando arrivo vedete quasi alla fine io ho realizzato l'archetto, salto i 2 punti e nel terzo realizzo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso vedete dove abbiamo il marcapunti, noi qui abbiamo praticamente la maglia bassa, quindi in questa maglia bassa vedete noi dobbiamo saltare i 2 punti ed entrare nel terzo per lavorare le 5 maglie alte. Chiaramente io entro dove ho il marcapunti, filo sull'uncinetto, vedete, entro all'interno e qui lavoro le mie 5 maglie alte, quindi 1, vado a continuare la lavorazione, quindi inizio, vedete, la lavorazione della prossima riga qui, 2, 3, 4, e 5 maglie alte. Questa lavorazione segnerà l'inizio della seconda riga, quindi io conto 1, 2 e 3, sul terzo vado a mettere un marcapunti perché qui terminerò la riga. Adesso vedete conto 1, 2 e 3 e sulla terza maglia alta lavoro una maglia bassa. E così abbiamo iniziato, vedete, la seconda riga di punto ventaglio. Adesso dove abbiamo la maglia bassa lavoreremo 5 maglie alte, sulla terza maglia alta lavoreremo una maglia bassa e di nuovo iniziamo dove abbiamo la maglia bassa 5 maglie alte, sulla terza maglia alta una maglia bassa, quindi proseguiremo in questa maniera qui, quindi filo sull'uncinetto, vedete dove ho la maglia bassa lavoro 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5 maglie alte. E 1, 2 e 3 sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui, così vedete, quindi andate a proseguire fino al marcapunti. Quando arrivo vedete nell'ultima maglia bassa prima del marcapunti realizzo le 5 maglie alte e chiaramente dove abbiamo il marcapunti entro e realizzo una maglia bassa. E qui vado a mettere il marcapunti perché significa che inizierò la terza riga a punto ventaglio. Quindi adesso proseguiamo dove c'è, vedete qui la maglia bassa, lavoreremo 5 maglie alte, sulla terza maglia alta lavoreremo una maglia bassa e così via per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo vedete qui dove ho il marcapunti lavoriamo 5 maglie alte, quindi tolgo il mio marcapunti e realizzo le 5 maglie alte, quindi 1 e 5 maglie alte. Adesso contiamo 1, 2 e 3 e sulla terza maglia alta chiudiamo a maglia bassissima la nostra lavorazione. Adesso taglio la rafia e vado a sfilare, vedete, il filo nel punto dopo, vedete io sono così, nel punto dopo vado a chiudere la lavorazione e il filo rimanente, vedete, lo faccio entrare al centro del punto precedente in questa maniera qui e così abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione.
Adesso ovviamente andiamo a nascondere il filo all'interno e il nostro cappello è terminato. A questo punto, come potete vedere, il cappello è terminato. Io vi ringrazio per aver seguito il tutorial e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.